Salve amici, bentornati. Oggi sono in compagnia di Goku. Come sapete, è il personaggio di Dragon Ball. So che farà felici molti dei vostri ragazzi. Questa è la mia versione. È molto semplice, come sapete, i tutorial che io realizzo sono molto semplici. Andiamo a vedere come si realizza. Per realizzare la testa di Goku abbiamo un anello magico di 6 maglie con il filato color carne, stringiamo il nostro anello e facciamo un aumento in ogni maglia. In tutto saranno 12 maglie basse. Una maglia ad aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Facciamo un altro giro di 24 maglie basse. Facciamo la diminuzione della prima maglia e una diminuzione della decima maglia, in tutto saranno 22 maglie basse. Facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione della nona maglia, in tutto saranno 20 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri le nostre 20 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ottava maglia, in tutto saranno 18 maglie basse. Facciamo un altro giro di 18 maglie basse. Riempiamo con l'ovatta sintetica e andiamo a fare una diminuzione della prima maglia e una diminuzione della settima maglia. In tutto saranno 16 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione della sesta maglia. In tutto saranno 14 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione della quinta maglia. In tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo la diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia. In tutto saranno 10 maglie basse. Posizioniamo la testa in questo modo, mettiamo il collo sotto e andiamo a tirare la base del mento verso il basso, cercando di realizzare il volto un po' appuntito. Tiriamo questa parte e andiamo ad aggiustare gli zigomi laterali. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nella quinta maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nella sesta maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nella settima maglia, in tutto saranno 16 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ottava maglia, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Andiamo a sostituire il filato con quello blu e andiamo a fare ogni 4 maglie un aumento, in tutto saranno 36 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri le nostre 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 30 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 30 maglie basse. Ogni 3 maglie basse andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie basse. Facciamo una diminuzione della prima maglia, una diminuzione della 12ª maglia, in tutto saranno 22 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione dell'11ª maglia, in tutto saranno 20 maglie basse. Facciamo per altri 2 giri le nostre 20 maglie basse, dopodiché stacchiamo il filo. Possiamo ora staccare il filato blu. Andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Riempite bene la parte del collo e del petto e andate un po' a dare un po' questa forma. Per realizzare la base dei capelli abbiamo un anello magico di 6 maglie con il filato nero, stringiamo il nostro anello e andiamo a fare un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Facciamo altri 3 giri di 24 maglie basse. Lavoriamo ora solo 14 maglie basse, andremo a fare la parte di dietro dei capelli. Lavoriamo queste 14 maglie e poi gireremo il lavoro. Giriamo in questo modo il lavoro e andiamo a fare un altro giro di 14 maglie su quelle appena lavorate. Facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 12 maglie lavorate. Facciamo un altro giro di 12 maglie su quelle appena lavorate. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 10 maglie basse. Facciamo altri 3 giri di 10 maglie e stacchiamo il filo. Possiamo staccare il filo e andiamo a fare gli altri pezzi che compongono i capelli.
Per realizzare la parte della frangia dei capelli andiamo ad avviare una catenella di 12 maglie. Lavoriamo 12 maglie basse nelle nostre 12 catenelle. Facciamo altri 2 giri 12 maglie basse. Possiamo staccare ora il filo, questa sarà la parte che verrà davanti. Andremo poi a sistemare gli altri ciuffi di capelli che andremo a fare successivamente. Per realizzare i ciuffi che andremo a sistemare sotto la frangia dobbiamo andare a fare in questo modo. Abbiamo una catenella di 2 maglie, giriamo il nostro lavoro e lavoriamo 2 maglie basse per altri 4 giri. Possiamo ora staccare il filo e andremo ad avvolgere in questo modo, cercando di realizzare una punta verso l'esterno, lo dobbiamo arrotolare in questo modo e andremo a cucirla così con ago e filo. Una volta che abbiamo cucito questa parte, la andremo ad applicare al lato della frangia, da questo lato qui verso la parte destra, guardandola. Applichiamo questa, andiamo poi a fare un altro ciuffetto di capelli e andremo a fare in questo modo. Lavoriamo 3 catenelle questa volta e la andiamo a lavorare per 4 giri le nostre 3 maglie basse nelle nostre 3 catenelle. Stacchiamo il filo, andiamo ad arrotolare e sistemiamo a fianco all'altra. Andiamo a fare poi un altro ciuffo successivo di 4 maglie, andiamo a lavorare le nostre 4 maglie basse nelle nostre 4 catenelle, stacchiamo il filo e facciamo come abbiamo fatto il primo e il secondo, lo stringiamo, lo chiudiamo con ago e filo e andiamo a applicare al centro. Andiamo a farne ancora un altro uguale, questa volta ne facciamo 2 di 4 catenelle e andiamo a fare così come abbiamo fatto gli altri, andiamo a sistemare tutte sul davanti della frangia. Prendiamo la parte che abbiamo realizzato con le 2 catenelle, dopo averla cucita stretta dietro, andiamo ad applicarla al lato qui della frangia. La andiamo ad applicare, la cuciamo in questo modo. Dopo averla cucita bene, andiamo a fare la stessa cosa con l'altro ciuffo che abbiamo realizzato con 3 catenelle. Prendiamo il ciuffo che abbiamo realizzato con 3 catenelle, lo andiamo a stringere in questo modo, realizziamo un po' la punta, lo arrotoliamo su se stesso e andiamo a chiuderlo cucendolo in questo modo. Fatto questo, lo andremo ad applicare al fianco dell'altro dopo averlo cucito. Lo andiamo a applicare così come abbiamo fatto per questo. Proseguiamo così anche per gli altri 2 di 4 catenelle, lasciando naturalmente lo spazio centrale, guardando un po' l'immagine, cerchiamo di realizzare lo stesso sagoma della frangia. Dopo aver cucito tutti e 4 i pezzi, questo sarà il risultato della frangia che andremo ad applicare davanti alla fronte, sulla fronte. Per i capelli dobbiamo andare a fare 2 ciuffi di 2 catenelle, giriamo il lavoro, andiamo a fare 2 maglie basse e le andiamo a lavorare per altri 4 giri in questo modo. Giriamo, andiamo a fare 2 maglie basse nelle 2 maglie, giriamo ancora, andiamo a fare 2 maglie basse nelle 2 maglie e per l'ultima volta facciamo lo stesso lavoro. Dopo aver fatto i nostri 4 giri andiamo a staccare il filo, lo andiamo a cucire così come abbiamo fatto per la frangia, lo andiamo a chiudere con ago e filo e poi andremo a cucire lateralmente, andiamo a mettere uno da questo lato e l'altro dall'altro lato. Andiamo poi a fare un ciuffo da 3 catenelle per 4 giri, andiamo a fare le nostre 4 maglie e andiamo a fare il secondo da questo lato. Andiamo poi a farne un altro di 4 catenelle
lavorate per 4 volte e andremo a fare un altro ancora da questo lato. Ne andiamo a fare ancora un altro di 5 maglie lavorate le nostre 5 catenelle per 4 giri e andiamo a farne un altro che sarà l'ultimo di questo giro qua, di questo lato. Andremo poi a fare dall'altro lato 8 catenelle che andiamo a chiudere poi e le andiamo a lavorare questa volta per 6 giri. Lavoriamo le nostre 8 catenelle per 6 giri, andremo poi ad arrotolare e le andremo ad applicare sulla testa qui lateralmente. Andiamo poi a fare ancora un altro di 8 maglie uguale a questo, di 8 catenelle per 6 giri, e lo andiamo ad applicare al fianco da questo lato. Dopo aver lavorato le 8 catenelle per 6 giri, stacchiamo il filo e andiamo a fare 2 uguali e le andremo ad applicare dall'altro lato della testa, uno un po' più su, l'altro un po' più giù. Andiamo a farne altri 2 di 5 catenelle lavorate per questa volta per 4 maglie e andiamo ad applicarle sotto queste 2. Andiamo a fare un altro di 5 catenelle lavorate per 4 giri, stringiamo e andiamo a chiudere con ago e filo e andremo ad applicare in mezzo da questo lato. In tutto dobbiamo fare in questo modo: lavoriamo 2 da 2 maglie per 4 giri, lavoriamo 1 da 3 per 4 giri, 1 da 4 maglie per 4 giri, 1 da 5 maglie per 4 giri. Giriamo in questo modo, andiamo a fare 8 catenelle per 6 giri e lavoriamo 2 uguali allo stesso modo. Andiamo a fare 5 catenelle per 4 giri e andiamo a farne 2 uguali. E poi questo sarà uguale all'altro da 2 catenelle. Sistemiamo bene la base dei capelli e la andiamo a cucire sulla testa in questo modo. Andiamo a cucire bene tutto intorno fino a fermare tutto. Fermiamo con gli spilli un lato e l'altro della frangia e andiamo a cucire bene maglia per maglia tutta questa parte qui davanti. Dopo aver cucito anche la frangia dobbiamo andare ad applicare i 4 ciuffi che sono qui al lato destro. Andiamo ad applicare prima quello più piccolino, quello da 2 maglie, lo andiamo a applicare alla base qui sotto, lo andiamo a fermare bene dopo averlo chiuso come vi ho fatto vedere, andiamo a cucirlo per bene tutto intorno fino a bloccarlo. Blocchiamo prima con gli spilli anche gli altri in questo modo. Questo ultimo sopra il quarto lo andiamo a posizionare leggermente un po' più indietro in questo punto qui. Cuciamo tutta questa parte e poi andremo a fare l'altra parte. Andiamo a bloccare bene tutti questi pezzi. Partiamo ora dall'altro lato, da quello più piccolino andiamo verso l'alto con quelli più grandi man mano a crescere, li posizioniamo così come abbiamo fatto dall'altro lato, prima con gli spilli e poi li andiamo a cucire. Dopo averli posizionati in questo modo andiamo a curvare un po' leggermente verso l'esterno, andiamo a cucire così questi 2 più grandi sopra e i 2 accrescendo in questo modo. Per gli occhi li possiamo o ricamare come ho fatto vedere in altri tutorial, andate a vedere magari il tutorial del professor Severius oppure altri tutorial come quello di Harry Potter e vedete come ho realizzato ricamando gli occhi, anche di quello di Cenerentola, oppure potete ritagliarli dalla gomma eva e andare a disegnare gli occhi così come ho fatto in questo tutorial, oppure dalla pannolenci come più vi piace. Andate ad incollare i vostri occhi dopo averli ritagliati al posto giusto, andate ad applicarli in questo modo e poi andate a contornare con il filato nero i vostri occhi dopo averli incollati.
Dopo aver posizionato gli occhi, li andiamo a contornare con il filato nero in modo da farli risaltare di più l'effetto. Ripassate un po' di volte il filo come ho fatto vedere tante altre volte, tutto intorno all'occhio. Con un filato nero più doppio andate a ricamare le sopracciglia sugli occhi. Uscite con il filo nero da questa parte e andate a realizzare la bocca un po' laterale e ripassate sul filo per bloccare. Ricamiamo anche la bocca ed il naso e poi andiamo a premere il collo in questo modo e dobbiamo realizzare queste due venature che ha sul collo. Dobbiamo fare una specie di V da una parte e dall'altra. Con il filato color carne andiamo a fare i muscoli che sono sul collo. Facciamo questa V da una parte e dall'altra e tiriamo bene. Usciamo poi al centro sempre con lo stesso filato e andiamo a fare i pettorali. Da una parte ripassiamo poi il filo nuovamente sullo stesso filo, blocchiamo, tiriamo leggermente e andiamo a ripassare sullo stesso filo da una parte e dall'altra. Realizziamo poi una catenella e la andiamo a cucire intorno al collo qui, dove c'è l'attaccatura tra il beige del color carne e del blu della maglia. Andiamo ad applicare questa catenella con ago e filo, la andiamo a cucire. Andiamo poi a fare delle piccole linee sia sul volto con il filato sottile che sui pettorali e sul collo, in questo modo. Per l'orecchio abbiamo una catenella di 3 maglie. Andiamo a lavorare 2 maglie basse nelle prime 2 catenelle e una maglia bassissima nell'ultima. Chiudiamo il nostro lavoro in questo modo e andiamo a cucire l'orecchio al lato della testa da una parte e anche dall'altra. Per il braccio abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo il nostro anello e andiamo a fare un amendo nella prima maglia e un amendo nell'ultima maglia. In tutto saranno 8 maglie basse. Facciamo un amendo nella prima maglia e un amendo nell'ultima maglia. In tutto saranno 10 maglie basse. Facciamo un altro giro di 10 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 8 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, in tutto saranno 9 maglie basse. Un aumento nella prima maglia saranno 10 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri le 10 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, in tutto saranno 11 maglie basse. Facciamo per altri 3 giri le 11 maglie basse. Un aumento nella prima maglia saranno 12 maglie basse. Facciamo un altro giro di 12 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia saranno 11 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e saranno 10 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri le 12 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Lavoriamo le nostre 14 maglie basse per altri 3 giri. Una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo un altro giro di 12 maglie e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Riempiamo bene con l'ovatta sintetica e andiamo a dare un po' la forma al braccio in base al lato che dobbiamo andare a realizzare. Andiamo a fare in questo modo e diamo un po' di forma ai muscoli. Andiamo a proseguire con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte, come in questo modo. Proseguiamo i giri con le diminuzioni. Chiudiamo dopo tutte le diminuzioni il nostro braccio in questo modo. Dobbiamo ora andare a realizzare con il filo i muscoli che ci sono sul braccio. Inseriamo l'ago dal polso in questo modo e andiamo a realizzare un po' di linee in questo modo e facciamo i nostri muscoli. Tiriamo un po' verso la parte di dietro, entriamo
nell'altro punto e facciamo la stessa cosa. Entriamo in questo punto e tiriamo un po' giù e realizziamo i muscoli. Fatto questo, andiamo un pochino più avanti e facciamo la stessa cosa. Entriamo in questo punto, tiriamo un po' e usciamo dall'altro lato. Tiriamo bene, ripassiamo di nuovo in modo che blocchiamo bene, ritorniamo ed andiamo dall'altro lato. Usciamo un po' più su, tiriamo bene, blocchiamo dalla parte di dietro nello stesso punto, un po' più avanti, e andiamo giù. Blocchiamo bene il filo e con un po' di filo blu andiamo a fare il bracciale qui che ha al polso. Fermiamo bene il filo, inseriamo un po' di filo blu al polso e andiamo a girare un po' di volte fino a riempire un po' questa parte con il filato blu. Giriamo fino a che vediamo un po' piena la parte e andiamo a bloccare con l'ago il tutto. Blocchiamo bene. Andiamo poi a cucire l'orecchio al lato della testa, in questo punto. Andiamo a cucire bene. Per le gambe abbiamo una catenella di 24 maglie, la andiamo a chiudere ad anello. Dopo aver chiuso la nostra catenella ad anello andiamo a lavorare 24 maglie basse nelle nostre 24 catenelle. Lavoriamo per altri 5 giri le nostre 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Facciamo altro giro di 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 36 maglie basse. Facciamo altro giro di 36 maglie basse. Dividiamo ora la parte in due in modo da far venire una gamba e l'altra gamba. Andiamo a lavorare solo su 18 maglie e andiamo a chiudere ad anello e realizziamo la gamba. Lavorate le 18 maglie, vado a chiudere ad anello con una maglia bassissima e vado a proseguire su queste maglie la mia lavorazione. Lavoro per altri 2 giri 18 maglie basse. Per quest'altro giro dobbiamo fare 2 aumenti e facciamo in questo modo: lavoriamo 1, 2, 3, 4 e 5. In questa quinta maglia andiamo a fare il nostro aumento: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 e andiamo a fare nella 16ª maglia il nostro prossimo aumento: 17, 18, 19 e 20. Con i nostri aumenti saranno 20 maglie. Andate a fare gli aumenti in questi punti che vi ho indicato in questo modo. Facciamo altri 2 giri di 20 maglie basse. Per quest'altro giro lavoriamo 6 maglie e facciamo il nostro aumento. Continuiamo la nostra lavorazione, arriviamo alla 17ª maglia e facciamo il nostro aumento. In tutto saranno, con i nostri aumenti, 22 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri le nostre 22 maglie basse. Lavoriamo 7 maglie e facciamo il nostro aumento. Arriviamo poi alla 18ª maglia e facciamo un altro aumento. In tutto saranno, con i nostri aumenti, 24 maglie basse. Andiamo a lavorare per altri 18 giri le nostre 24 maglie, dopodiché stacchiamo il filo. Realizziamo allo stesso modo anche l'altra gamba.
Lasciamo un po' il filo più lungo e andiamo a chiudere il lavoro dopo aver fatto i nostri giri. Per realizzare la parte di sopra della tuta partiamo dal centro e andiamo a fare ogni 3 maglie un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Andiamo ora a fare ogni 4 maglie un aumento, in tutto saranno 36 maglie basse. Dobbiamo lavorare ora le 36 maglie per altri 5 giri, ma dobbiamo fare in modo che siano separati le due parti. Vi farò vedere, dobbiamo lavorare le nostre 36 maglie in questo modo, dobbiamo lavorarle senza unirle alla fine, in modo che queste due parti siano, le parti centrali siano divise. Dobbiamo lavorare come vi faccio vedere. Andiamo a fare le nostre 36 maglie. Mettiamo il nostro marcapunti e lavoriamo le 36 maglie basse. Terminata questa parte qui di 36 maglie, anziché proseguire su questo lato, andiamo a girare in questo modo il nostro lavoro e andiamo a lavorare le nostre 36 maglie da questa parte, in modo che la parte centrale sia separata. Dobbiamo andare a fare questo lavoro per altri 4 giri. Terminati i nostri giri dobbiamo lavorare solo sulla parte davanti, lavoriamo 8 maglie basse sulla parte qui davanti. Lavoriamo le nostre 8 maglie per altri 5 giri. Possiamo staccare il filo da questo lato e andiamo a fare lo stesso lavoro anche per l'altro lato. Entriamo da questo punto qui e andiamo a lavorare le nostre 8 maglie basse e poi andiamo a fare per altri 5 giri le nostre 8 maglie basse. Dopo aver lavorato anche allo stesso modo l'altro lato, lasciamo 4 maglie dal laterale in questo punto qui e andiamo a lavorare sul di dietro. Andiamo a lavorare 10 maglie basse nelle 10 successive. Andiamo a lavorare queste nostre 10 maglie. Giriamo poi il lavoro in questo modo e andiamo a lavorare le nostre 10 maglie per altri 6 giri. Andiamo ora a lavorare solo 3 maglie in questo modo, 1, 2 e 3. Giriamo il lavoro, lavoriamo nuovamente 3 maglie su quelle appena lavorate. E dobbiamo poi andare a unire la parte di dietro con la parte del davanti, in modo da far venire fuori il giro maniche e questa sarà agganciata sulla spalla. Possiamo farlo direttamente oppure andremo a cucire successivamente. Andiamo a fare lo stesso lavoro qui delle 3 maglie lavorate per 2 giri anche da quest'altro lato, in modo da poterci unire sulla parte davanti. Questa è la tuta dalla parte di sopra, ho realizzato anche da quest'altro lato le 3 maglie così come ho fatto da questo lato. Andremo poi ad unire in questo modo, andremo a ricciare leggermente questa parte qui e dobbiamo farla combaciare con questa, quindi andiamo a stringere un po' con ago e filo e andiamo a collegare le due parti in questo modo. Faremo la stessa cosa anche da questa parte, arricceremo un po' la parte davanti e la andiamo a cucire con quella dietro in questo modo. Nella base di sotto dei pantaloni andiamo a fare delle pieghe, così come vediamo nella figura. Dobbiamo fare delle pieghe verso il centro, andiamo a piegare in questo modo, facciamo un po' di arricciatura verso la base centrale e stringiamo in modo da dare un po' la forma in questo modo. E andiamo a fare anche per quest'altra gamba la stessa cosa, arricciamo un po' verso il centro e andiamo a dare un po' la forma. Andiamo ad inserire l'ovatta sintetica
anche nella tuta, sia nella parte di sopra che nella parte delle gambe. Possiamo rifinire la parte davanti con un giro di maglie basse tutto intorno. Per la cintura abbiamo una catenella di 26 maglie e lavoriamo le nostre 26 maglie basse per altri 4 giri. Possono bastare anche 3 giri, andate a fare in questo modo per altri 3 giri le vostre 26 maglie e staccate il filo. Per realizzare gli stivali con il filato giallo abbiamo una catenella di 8 maglie. Lavoriamo 8 maglie basse nella catenella di sopra e 8 maglie basse nella catenella di sotto. Andiamo a lavorare le 8 maglie basse da questa parte e le 8 maglie basse nella parte di sotto. In tutto saranno 16 maglie basse. Andiamo ora a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ottava maglia. In tutto saranno 18 maglie basse con gli aumenti. Andiamo a sostituire il filato con quello blu e andiamo a fare un giro di 18 maglie lavorate in costa dietro con questo filato blu. Lavoriamo 6 maglie basse e facciamo 2 diminuzioni. In tutto, dopo aver fatto tutto il giro, saranno 16 maglie basse. Lavoriamo 5 maglie basse e facciamo 2 diminuzioni. In tutto, dopo aver fatto tutto il giro, saranno 14 maglie basse. Lavoriamo 4 maglie, facciamo 2 diminuzioni. Dopo aver fatto tutto il giro, saranno 12 maglie basse. Lavoriamo le nostre 12 maglie basse per altri 10 giri, dopodiché stacchiamo il filo. Possiamo ora staccare il filo e andiamo a fare con il filato la riga qui davanti. Andiamo a tracciare prima la linea e poi ripassiamo col filo come ho fatto vedere altre volte. Inseriamo il filo dal centro, andiamo a fermare in questo modo e poi ripassiamo sul filo bloccandolo. Fino a bloccare tutto. Inseriamo poi una sagoma di cartone ritagliata dal cartoncino in base alla misura, andate a tracciare con la matita un po' più piccola, leggermente più piccola, e l'andate ad inserire all'interno dello stivale e poi inserite l'ovatta sintetica. Andate poi con il filato rosso a fare un piccolo fiocco alla base qui. Andate ad annodare e fate un piccolo fiocchettino davanti. Dopo aver inserito l'ovatta sintetica andate a fare il vostro fiocchetto con un po' di filo oppure di nastrino rosso, andate a fare il fiocco e lo andate a stringere davanti. Per la manica della maglia che andremo ad applicare sul braccio in questo punto qui andiamo ad avviare col blu una catenella di 16 maglie. Lavoriamo 16 maglie basse nelle nostre 16 catenelle. Giriamo il lavoro e facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia e in tutto saranno 14 maglie basse. Giriamo il lavoro e facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia e in tutto saranno 12 maglie basse. Giriamo e facciamo altri 2 giri di 12 maglie basse, dopodiché stacchiamo il filo. Possiamo staccare il filo e andremo a cucire questo sul braccio. Dopo aver inserito l'ovatta sintetica andiamo a cucire piegando leggermente la tuta all'interno, andiamo magari ad inserire un bastoncino se lo ritenete opportuno e andate poi a bloccare con gli spilli tutto intorno e poi andremo a cucire con ago e filo. Fate naturalmente attenzione ad applicare la tuta nel lato giusto, questa scollatura V davanti, la parte più accolata dietro. Partite da un punto e andate a fare tutto il giro, maglia per maglia, andate a cucire la parte che avete unito.
Non riempite troppo la parte in modo che sia più semplice poi da cucire. Prima di chiudere magari andate ad inserire un altro po' di vatta sintetica, in questo modo risulterà più semplice cucire. Fate uscire il filo al lato del braccio in questo punto, lo inserite da sopra e lo fate uscire lateralmente e andate a cucire, magari fermate prima con gli spilli sempre e poi andate a cucire intorno alla parte del braccio. Successivamente, dopo aver fermato questa parte, andate a fermare anche la manica. La posizionerete la parte più lunga sotto in questo modo e la parte più corta sopra. Dovete andare a cucire questa parte qui dopo aver cucito il braccio solo sulla base della maglia, qui lateralmente, sulla parte di sopra e dall'altra parte dietro. Questa parte qui la lascerete aperta. Dopo aver sistemato anche la manica andremo successivamente a cucire la tuta sopra. Dopo aver cucito il braccio posizioniamo con gli spilli anche la manica e andiamo a cucire bene tutto intorno sopra. Andate maglia per maglia e cucite tutto bene intorno. Inserite poi il filato che avete qui sulla spalla laterale, andate a passare il filo in questo modo in modo da far arricciare un po' la parte. Fate alcuni passaggi in questo modo e poi stringete un po' così. Fatto questo dovete andare ad unire questa parte di dietro alla parte davanti. Andate a cucire, tirate un po' leggermente le due parti e dovete far combaciare le due lavorazioni. Stringete fino a quando serve e poi andate a fermare prima con il filo questa parte qui stretta in base alla misura che avete preso e poi bloccate cucendo le due parti. Dopo aver cucito qui sopra andate a dare un po' la forma spingendolo verso l'esterno creando questi drappeggi. Inserite l'ovatta sintetica nella gamba e poi andate a fare così come abbiamo fatto per la bretella, andate a stringere in questo modo tutta la parte della gamba chiudendola, così lasciate giusto un po' un dito di larghezza e stringete in questo modo, passate il filo lungo tutta la parte. Andate poi a cucire lo stivale sotto qui alla base, inserite in questo modo e andate a cucire bene lungo tutto il tratto. Andate a fermare prima con gli spilli e poi andate a cucire successivamente. Dopo aver fermato con gli spilli andate maglia per maglia e bloccate questa parte qui dello stivale con la gamba. Con un po' di filo andiamo a fermare le pieghe in questo modo, facciamo le nostre pieghe, le andiamo a bloccare in questo modo cucendo da questa parte, andiamo un po' più su, facciamo un'altra piega e più su un'altra piega, passiamo il filo più verso il centro e andiamo a dare un po' la forma a V con le dita da una parte e dall'altra gamba. Fatta la ripresa in questo modo andiamo a piegarla verso il centro e dare un po' la forma. Facciamo la stessa cosa anche per questa più sopra. Andiamo a bloccare da una parte e l'altra il filo realizzando questa specie di pins. Questa specie di ripresa e poi andiamo a dare la forma con le dita. Tiriamo bene il filo in modo da bloccarlo. Lo blocchiamo bene, andiamo a cucire anche la cintura in vita
Sono andata a cucire la cintura, ho fatto le pieghe in questo modo ed è terminata. Aggiungete magari anche la coda, andate a fare un anello magico di 4 maglie e lo andate a fare la lunghezza che preferite. Lavorate allo stesso modo le 4 maglie fino alla lunghezza desiderata. Io ho lavorato le mie 4 maglie per 30 giri, ho staccato il filo e vado a cucire la coda dietro qui. Ed eccolo qui, questo è il mio Goku terminato. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, condividetelo con i vostri amici e fateli iscrivere al canale. Vi aspetto in tanti alla prossima, vi do tanti baci, tanti abbracci, fatemi le vostre richieste e lasciatemi i vostri saluti. Ciao ciao, alla prossima, baci! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.